Ciao Filippine! Benvenuti in un altro dei nostri video, dove vi portiamo con noi durante i nostri transfer. Oggi in particolare lasciamo le Filippine e voliamo dopo 11 anni ancora con la FlyScoot. Conoscete questa compagnia? Pronti a partire da Cebu a Phuket. Mi sono appena accorta di essere vestita dello stesso colore delle nostre valigie. Almeno non la perdo. Tra l'altro stamattina ho piegato gli occhiali da vista, tragedia. Quindi adesso vedo se in aeroporto riesco a farmeli sistemare, se no devo comprare una nuova montatura. Questo aeroporto, siamo al Terminal 2 delle Cebu International Airport e sembra molto tranquillo. Ragazzi, come avete capito, stiamo lasciando le Filippine. Ci dispiace tantissimo. Sì. Adesso però Di qua, imbarchiamo... di qua. Vedi qua. Adesso imbarchiamo le valigie però e parliamo un pochettino meglio, così siamo un po' più leggeri. Sì. Anche perché siamo arrivati un pelo in ritardi. In ritardi? In ritardo. Siamo arrivati un pelo tardi. Oh, ce l'abbiamo fatta, super facile. In 15 minuti siamo passati dal check-in al controllo passaporto e sicurezza. Ma Perfetto. è molto bello questo Sì, sì. terminal, è bellissimo. Sì. Sembra nuovo. Sembra nuovo, pulito, bello, sì sì. Poi c'è un sacco di vetrate e poi la cosa che ci piace tanto qui delle Filippine è il cielo, perché ci sono sempre queste nuvole, sembra un dipinto ogni volta, cioè questo cielo azzurro e queste nuvolone che sono quelle tipo che disegni quando sei bambino, belle paffute, rotonde, bianche, stupendo. Ragazzi, ci tenevamo tantissimo a dirvi grazie per aver seguito la serie delle Filippine, Sì. averci supportato. Ci ha fatto molto piacere. Sì, grazie per tutti i consigli e suggerimenti che ci avete dato e per la vostra accoglienza, sia quando andavamo in giro, sia attraverso YouTube, perché ci avete dato un sacco di informazioni e l'abbiamo apprezzato tantissimo. Sì, ci siamo divertiti, ci siamo trovati bene. Sì. Ecco perché vogliamo ritornare. E anche perché le Filippine sono davvero un posto molto naturale e vogliamo ancora vedere altre zone, ecco. Sì, diciamo che abbiamo approcciato le Filippine gradualmente, anche perché sapevamo che non era molto facile visitarle, visto che sono tante isole, e poi un mese è stato davvero poco, Sì, è e- passato velocissimo. È passato troppo in fretta questo mese, non ce l'aspettavamo. Cioè, infatti ieri sera diciamo, è già passato un mese, è già la fine. Sì, Cioè. sì, un mese praticamente è pochissimo per visitare comunque le Filippine e godersi anche i posti, perché non vogliamo fare quel tipo di viaggio che comunque ogni 2 giorni ci spostiamo Sì. e non apprezziamo magari il posto, non abbiamo tempo di apprezzare il posto in cui siamo. Sì, anche perché così spenderemmo troppo tempo nei transfer e meno tempo nei luoghi. Quindi abbiamo, diciamo, approcciato questo itinerario un po' più lento e Sì. goderci un po' di più i posti. E per noi funziona bene così. Sì. Non vogliamo, diciamo, accelerare troppo. Ecco, un'altra cosa che un pochettino ci ha rallentato nel creare contenuti, nel fare esperienze, è stato proprio il tempo, vabbè, che ce lo aspettavamo un pochettino così, però quasi la metà del tempo che abbiamo passato Sì, del mese dai. ha piovuto più o meno e metà è stato bello. Però quindi abbiamo- generalmente abbiamo goduto della nostra permanenza qui, dai. Sì, quindi praticamente ci sono piaciute le Filippine e abbiamo voglia di ritornarci. La missione adesso però è trovare qualcosa di sfizioso da mangiare prima di imbarcarci e riuscire a farmi sistemare gli occhiali da vista perché io sono una mezza talpa e soffro un pochettino senza occhiali. Ma l'hai raccontato cosa hai combinato? Ma stamattina sono andata alla sveglia, ho preso di fretta gli occhiali che mi stavano cadendo, li ho stretti e li ho piegati. Non riesco più a raddrizzarli. La missione di far riparare i miei occhiali è fallita perché c'era l'unico, diciamo, negozio, ma non fanno riparazioni e non hanno nemmeno gli attrezzi. Se li indosso mi stanno storti, quindi devo aspettare di arrivare in Thailandia e vedere cosa riesco a fare.
Sì, perché forse non siamo stati molto chiari prima, ma noi voleremo da Cebu verso la nostra destinazione, rientreremo in Thailandia verso Phuket, con scalo a Singapore, Sì. con la Fly Scoot. Sì, La conoscete questa compagnia? tra l'altro noi ne siamo venuti a conoscenza circa 11 anni fa, nel 2012, perché noi eravamo in Australia nel 2012 Se riusciamo vi recuperiamo una foto di allora, come eravamo piccoli. e avevamo 22-23 anni, qualcosa del Sì. genere. E, l'abbiamo scoperto ai tempi perché cercavamo di tornare appunto in Italia, ma i voli costavano un sacco, tipo qualcosa come con la Turkish Airlines, qualcosa tipo 1200 euro a persona, con un volo che alla fine con tutti i vari scali durava 40 rotte ore. Sì. Un disastro. Siccome erano già 10-15 giorni che cercavamo un volo decente, presi dallo sconforto abbiamo detto va bene, se è l'unica opzione prenoteremo quel volo lì, che veniva più di 2000 euro per tutti e due. Mentre andavamo a prenotare il volo, all'internet point di un cinese, che ogni volta ci guardava le nostre stampe, non so, cioè proprio privacy perché, zero. perché non avevamo la connessione dove abitavamo nel 2012, quindi andavamo in un internet point gestito da un cinese che praticamente dormiva lì. Sì, E quindi ogni volta che stampavamo le cose ce le controllava, ce le guardava. Beh, ci vengono in mente quando abbiamo nominato e prenotato con la Fly Scoot, ci vengono in mente un sacco di ricordi di allora. sì. Vabbè, comunque stavamo presi dallo sconforto, stavamo andando a prenotare i biglietti. Nel frattempo passano degli scooter con una specie di carretto e la pubblicità di questa compagnia aerea che volava appunto da Coolangatta, l'aeroporto nella Gold Coast, a Singapore. Allora abbiamo cercato subito su internet e c'era una promo pazzesca, anche perché erano i primi voli, la compagnia credo che sia stata lanciata a luglio del 2012, noi li stavamo cercando a fine agosto 2012 questi voli qua. Sì. Alla fine abbiamo visto che costava davvero poco, quindi abbiamo volato dalla Gold Coast a Singapore con circa 150 euro a coppia, quindi 75 euro per persona Sì. con i bagagli inclusi. Sì. Da lì abbiamo cercato un altro volo con la Qatar Airways e alla fine ci è costato 750 euro a persona tornare in Italia. Sì, quindi ci fa ridere un sacco questa cosa e siamo curiosissimi di provare a riprendere la compagnia aerea. Sì. Thank you. Mango shake prima del volo, preso. Sì, diciamo che più che uno shake sembra una granita al mango, Un pelo troppo denso. Quindi mangiamo lo shake con cucchiaio. Ciao Filippine. Ma comunque sono troppo contento ed emozionato di volare con Fly Scoot dopo 11 anni. Sì. Ti fa ridere? Place the mask for your nose and mouth. Pull the elastic strap over your head and adjust. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare a Singapore. Adesso caffè Per forza. e poi volo per Phuket. Anche una tortina se la troviamo. La torta, è vero, sì Voglia sì. di dolce. Ma abbiamo pochissimo tempo, abbiamo solo un'ora praticamente di scalo, quindi stiamo accelerando. Se Sì. ci vedete correre. è Esatto. Perché dobbiamo prendere in fretta il prossimo volo. Per la Thai! E guardate un po', sono tornati i miei occhiali. Sono riuscito a farmeli riparare. La ragazza gentilmente mi ha raddrizzato e stretto anche l'asta qui. Pensavo già di doverli buttare, invece no. Singapore è sempre efficiente. Ah dai, sei contento perché dopo un po' mi fa male gli occhi, sono gli occhiali. Beh, qui con tutti questi negozi sicuramente avremmo trovato qualcuno che ci aiutava, dai. Sì, dai.
Ecco chi mi sa resistere. E dopo questa merenda da 23 dollari di Singapore, circa 16-17 euro, possiamo andare al nostro gate. Pizzica, ma quanto ti costa sfamarmi? Mangi tanto? L'abbiamo fatta, siamo a Phuket. Il nostro viaggio è giunto al termine, ma se l'argomento Filippine vi interessa, nei prossimi giorni pubblicheremo un video sui nostri pro e contro e uno sui costi sostenuti durante questo mese, quindi Mi raccomando, rimanete sintonizzati così non perderete neanche uno dei nostri prossimi contenuti. e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao! No, non è ancora il momento.